cosa ci faccio ribaltato a testa in giù? Ebbene, aspetta che mi metto dritto, se no mi va il sangue alla testa e te lo spiego. Hai presente quel programma di cucina che si chiama Quattro Ristoranti, dove c'è il cuoco Alessandro Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare la classifica? Ebbene, Google ha fatto la stessa cosa, ma con internet. Infatti, recentemente ha iniziato a sperimentare una nuova funzione di Google Chrome, che adesso vedremo come attivare nel frattempo, su una percentuale minima dei suoi utenti. Si tratta della possibilità di evitare la profilazione da parte dei cookies di terze parti. Che cosa sono i cookies di terze parti e perché sono così noiosi? Lo vediamo subito, ma ti do un'anticipazione. Sono quelli che ci fanno arrivare le pubblicità mirate sul computer. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere come Google intende proteggerci, incredibile ma vero, dai cookies di terze parti. Ti senti pronto? Iniziamo. Oggi è proprio la giornata degli stravolgimenti. Dopo essere stato a testa in giù, cosa ci faccio nel mio adorato rettangolino ma in basso a destra? È semplice, sono qui per un motivo preciso, ovvero che prima di iniziare con il video ho bisogno di fare un chiarimento, visto che da tante persone mi è stato riferito che erroneamente qualcuno gli ha messo in testa qualche cosa che non corrisponde alla verità, ovvero che Cloudflare Warp, di cui ho parlato in un video precedente, non effettua il mascheramento dell'indirizzo IP. Eppure nel video precedente l'avevo mostrata questa cosa, perché come detto non sembra essere un IP italiano. Allora apriamo un'altra scheda, ce le ho già qui le ricerche, e andiamo a cercare My1IP, che come vedi effettivamente ci va a posizionare solo ed esclusivamente sulla base dell'indirizzo IP negli Stati Uniti. Eh sì, lo so, sono un'anima in pena, ma mi sono dovuto spostare qui in basso a sinistra, stavolta nel cerchiolino, per un motivo molto ben preciso, che è quello che voglio mostrarti, che in questo momento sono connesso alla rete Warp e che la mia connessione internet è privata. Privata che cosa significa? Significa che nel momento in cui vado ad aprire Google Chrome ed effettuo, come potrai fare naturalmente anche tu per averne una prova, la ricerca di My1IP, che ci va a dire qual è il nostro indirizzo internet, o meglio il nostro IP visibile su internet, ci accorgiamo che vengo collocato su un indirizzo IP americano che non è il mio, infatti vengo geolocalizzato negli Stati Uniti d'America, e che il mio ISP, cioè il mio Internet Service Provider, risulta essere Cloudflare Net, cosa che naturalmente non è vera, perché io in questo momento sono connesso con Fastweb. Ma se facciamo la prova del 9 per vedere che cosa succede nel momento in cui invece mi vado a disconnettere dalla rete Warp e vado ad aggiornare questa pagina, scopriamo che il mio indirizzo IP reale viene mostrato. Purtroppo sono costretto ad offuscarlo in parte perché su internet ci sono tanti malandrini, e che vengo invece correttamente geolocalizzato in Italia e il mio Internet Service Provider viene individuato come Fastweb. Quindi chi ti dice questo ti dice una bugia e di conseguenza non è figlio di Maria. Ussoia! Niente mappone! Mi scuso per questa piccola perdita di tempo, ma era necessario rassicurare chi aveva dei dubbi relativamente al mascheramento dell'indirizzo IP e soprattutto alla sicurezza della navigazione. Ma veniamo all'argomento del giorno, perché la Repubblica proprio oggi ha titolato "Cosa cambia per le nostre navigazioni in internet ora che Google ha eliminato i cookies". Questo titolo dal punto di vista strettamente tecnico non è preciso, ma andiamo a leggere l'articolo per fare poi delle necessarie puntualizzazioni. Repubblica ci dice infatti che i cookies servono per tracciare le abitudini delle persone che navigano in rete, ma dal 4 gennaio Google ha iniziato a eliminare dal suo diffusissimo browser Chrome i cookies di terze parti, ovvero quei file che segnano il comportamento degli utenti e che sono anche responsabili delle pubblicità personalizzate che vediamo sui siti web su cui navighiamo e sui nostri profili social. I cookies raccolgono una moltitudine di dati preziosi perché profilano
profilano gli utenti sulla base dei loro interessi, delle loro preferenze e dei loro acquisti. Un vero e proprio sistema di tracciamento delle nostre abitudini e del singolo consumatore. L'iniziativa per ora riguarda solo l'1% degli utenti di Chrome, che vedrà abilitata la funzione protezione antitracciamento nel proprio browser, ovvero 30 milioni di persone potranno navigare online senza sentirsi chiedere continuamente se vogliono accettare i cookies e quali vogliono accettare. Entro settembre 2024 Google estenderà definitivamente questa impostazione a tutti quanti gli utenti. Ma cerchiamo innanzitutto di capire brevemente che cosa sono i cookies, in secondo luogo come fare a verificare se sul nostro browser è attiva o meno questa impostazione e soprattutto come comportarci per attivare autonomamente qualcosa di simile nel caso in cui non rientrassimo nel fortunato 1%. Tanto per cominciare bisogna capire che i cookies in sé non sono né dannosi né pericolosi, che non sono e né possono contenere o veicolare dei virus o dei malware sul nostro PC. Tuttavia, l'unica cosa che ci può succedere è che i cookies ci vengano rubati, come abbiamo visto in un video precedente, e vengano utilizzati da un malintenzionato per accedere al posto nostro a dei siti su cui abbiamo degli account registrati. In realtà, come puoi vedere, esistono 3 tipi di cookies molto ma molto diversi tra loro. Esistono infatti i cookies tecnici che sono assolutamente fondamentali per il buon funzionamento di un sito e sono quelli che si occupano di informare che tipo ad esempio di browser stiamo utilizzando oppure qual è la risoluzione del nostro monitor o ancora se stiamo navigando tramite uno smartphone o ad esempio un PC fisso, perché naturalmente il modo in cui il sito dovrà essere presentato sarà molto diverso a seconda del tipo di dispositivo che stiamo utilizzando. Esistono poi invece i cookies di profilazione, che sono quelli che ci consentono di essere riconosciuti automaticamente sui vari siti. Ad esempio, quando entri su Gmail o su Facebook non ti verrà chiesto ogni volta di effettuare l'accesso proprio grazie ai cookies che si ricordano chi sei e ti mantengono attivo quel tipo di connessione. Esistono infine i cookies di terze parti, che sono quelli più perniciosi, che appartengono a dei fornitori esterni e quindi non sono nella titolarità del proprietario del sito e servono a provare a bussare sul tuo computer per infilarci delle pubblicità personalizzate. Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Ed è proprio di questo particolare tipo di cookies che parliamo nell'articolo e di cui si sta occupando Google, andando ad attivare automaticamente un'opzione che è già presente in realtà sui nostri browser e che va a respingere questi cookies nonostante la loro insistenza. Ripeto, solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Purtroppo però devi sapere che la possibilità di bloccare i cookies di terze parti, che è già presente, come ti farò vedere a breve, sui nostri browser, è possibile utilizzarla solo sui siti compiacenti, ovvero sui siti che accettano di farsi bloccare le pubblicità. Ma naturalmente noi conosciamo ben altri metodi per aggirare la questione. Come prima cosa, quindi, andiamo subito a verificare se sul tuo browser è attiva o meno questa impostazione e nel caso non lo sia andiamo ad attivarla autonomamente. Per farlo clicchiamo sui 3 puntini in alto a destra, scegliamo innanzitutto la voce guida e successivamente informazioni su Google Chrome per andare a verificare che il nostro Chrome sia aggiornato. Come vedi nel mio caso è aggiornato, in caso non lo fosse si aggiornerà automaticamente, non dovrai fare nient'altro. Portiamoci quindi in alto dove c'è scritto cerca nelle impostazioni e andiamo a digitare terze parti. Clicchiamo sulla voce cookie di terze parti e andiamo ad attivare la voce blocca cookies di terze parti, qualora tu non sia già tra gli utenti che ce l'hanno attiva di default. Fatto questo andremo ad attivare anche la voce invia una richiesta do not track con il tuo traffico di navigazione. Nel momento in cui la attiviamo vediamo che ci verrà illustrato quello che ti ho appena detto, ovvero che questa opzione funziona purtroppo solo con i siti compiacenti. Noi clicchiamo su conferma e avremo finito questa prima parte. Anche se ne ho già parlato in un video precedente, infatti ti ricordo che esiste anche un'estensione utilissima a mio avviso per Chrome
per andare a bloccare automaticamente tutti quanti i cookies indesiderati sui siti. Questa estensione si chiama I don't care about cookies. Andiamo quindi proprio nel motore di ricerca a digitare esattamente questa frase. Effettuiamo la nostra ricerca e mi raccomando, vai ad aprire questo risultato, quello con la scritta Google, perché purtroppo esistono più versioni di questa estensione, come ad esempio questa qui, che non va installata. Clicchiamo per aprire il sito. Clicchiamo quindi sul pulsante aggiungi, selezioniamo la voce aggiungi estensione e vedremo che in pochi istanti l'estensione viene installata sul nostro computer. Che cosa fa esattamente questa estensione? Va a far sì che quando apriamo un sito nuovo non ci venga presentata la richiesta di accettazione dei vari cookies, bensì andrà ad attivare solo ed esclusivamente i cookies indispensabili per la navigazione su quel sito, escludendo automaticamente tutti quanti gli altri. Un bel colpaccio. Ammazza la vecchia. Grandissimo Roger Rabbit, ma torniamo seri o almeno proviamoci. Ti garantisco che utilizzo da una vita l'estensione I don't care about cookies e non ho mai avuto nessun problema navigando. In compenso mi sono dimenticato per sempre dei noiosissimi messaggi dei cookies che tutti noi gestori dei siti siamo costretti per legge ad inserire. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi mi sono particolarmente cari. Devo ringraziare infatti Mario Mastroeni e Thomas2915 per i loro generosissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente per la vostra simpatia e per il vostro supporto alla community. Ma allo stesso modo devo ringraziare Francesco Cicero per essersi abbonato al canale e in particolar modo Davide Barraco perché, udite udite, si è abbonato in qualità di distinto gentiluomo e quindi, come da consuetudine, mi tolgo il cappello, caro Davide. Ma manca ancora un ringraziamento super speciale, che naturalmente è proprio quello destinato a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima!